Non è stata costruita per essere bella, non è stata costruita per i turisti, né per le foto con il drone. La grande muraglia cinese nasce da una sola cosa: paura. Davanti a queste pietre la domanda è inevitabile. Che cosa spinge un impero a costruire un muro lungo migliaia di chilometri? Quante vite sei disposto a bruciare pur di tenere lontano un nemico? Può davvero un muro fermare un'invasione? O diventa solo la cicatrice di qualcosa di molto più grande? La chiamiamo Grande Muraglia Cinese. Ma questo nome non basta. Non racconta le mani che l'hanno costruita, non racconta i corpi che non sono mai tornati a casa, non racconta le notti di gelo, le invasioni, gli incendi, i re che temevano il buio e i nemici nascosti oltre l'orizzonte. Prima di essere un'attrazione turistica, prima delle foto e dei viaggi organizzati, questa muraglia era un confine tra due mondi. Da una parte i campi coltivati, le città, le strade, i villaggi dove la vita scorreva, lenta. Dall'altra parte il vuoto, steppe senza fine, cavalieri veloci come tempeste, popoli abituati a comparire e sparire nel nulla, lasciando dietro di sé solo fumo e paura. Per secoli, nel nord della Cina, la stessa minaccia tornava sempre. Cavalcate improvvise, villaggi bruciati, raccolti rubati, gli imperatori cambiavano, le dinastie crollavano e rinascevano. Ma il terrore di vedere apparire da un momento all'altro un mare di cavalli e lance restava lì, come un incubo che non riesci a dimenticare. All'inizio la risposta non fu una sola muraglia, furono tante, più piccole, più fragili, muri di terra pressata, fortini isolati, palizzate di legno costruite in fretta e abbattute in fretta. Ogni generazione aggiungeva un pezzo, ogni re costruiva la sua parte, convinto di essere lui, quello che avrebbe fermato per sempre il nemico. Nessuno ci riusciva davvero. Poi arriva un'epoca in cui la paura diventa un progetto. Un uomo sale al potere con un'idea fissa: unificare tutto, regole, strade, pesi, misure e anche le mura. L'imperatore, che la storia ricorda come il primo a sedersi su un trono chiamato Cina, guarda verso nord e vede una cosa sola: un confine debole, un confine pieno di buchi, e decide che quei buchi devono sparire. Da quel momento la muraglia smette di essere un insieme confuso di barriere e comincia a trasformarsi in una creatura unica. Una linea che deve attraversare montagne, deserti, fiumi, valli, non più muri isolati, ma un unico corpo di pietra, mattoni e torri, un serpente che per nascere chiede sacrifici a milioni di persone. Le prime squadre arrivano sulle creste delle montagne. Non c'è niente. Non ci sono strade, non ci sono case, solo roccia, neve d'inverno, caldo insopportabile d'estate. Gli ordini sono chiari. Qui sorgerà una muraglia. Qui passeranno soldati, segnali di fumo, messaggi urgenti. Qui, dove oggi non c'è nulla, qualcuno dovrà rischiare la vita per riempire il vuoto. Uomini presi dalle campagne, contadini che non hanno mai lasciato il loro villaggio, prigionieri, soldati, artigiani, vengono spinti verso nord come un fiume umano. Nessuno di loro sa se tornerà, molti non torneranno. Per chi governa, però, la muraglia non è solo un muro, è un messaggio, è un modo per dire al mondo intero e al proprio popolo che il confine della Cina non si può toccare, che l'impero può piegarsi, ma non spezzarsi. Quello che nessuno di loro immagina è che, secoli dopo, milioni di persone cammineranno su quelle pietre,
Scatteranno foto e faranno video raccontando questa storia con leggerezza. Senza sapere che sotto ogni passo potrebbe esserci un nome che non è stato mai scritto da nessuna parte. È da qui che comincia il nostro viaggio. Non dalla cartolina perfetta della muraglia al tramonto, ma da una domanda molto precisa. Quanto può costare, in vite e in paura, la sicurezza di un impero? Il cantiere della Grande Muraglia nasce sulle creste delle montagne, in luoghi dove prima non c'era nulla, solo roccia, pendenze ripide. Non esistono macchine, gru o strade. I blocchi di pietra vengono trascinati a braccia, spinti su per i versanti, caricati in ceste sulle spalle. File di uomini si passano il peso schiena contro schiena come una catena vivente. Chi cade si ferisce, si rialza, riprende a lavorare. Fermarsi non è un'opzione. Significherebbe essere sostituiti e dimenticati. Di giorno il lavoro è un rumore continuo. Martelli, colpi secchi sulla pietra, ordini urlati, passi pesanti di chi trasporta materiali. Di notte il silenzio torna a coprire tutto, rotto solo dal crepitio dei fuochi. Qualcuno pensa alla famiglia lasciata nei villaggi del sud. Altri tengono gli occhi puntati verso nord, dove si teme l'arrivo dei cavalieri delle steppe. La forza lavoro arriva da ogni parte: contadini requisiti, prigionieri condannati, soldati, artigiani. La spiegazione ufficiale è semplice: costruire la muraglia per difendere l'impero. Ma dietro c'è anche altro. Un muro di queste dimensioni non serve solo a tenere fuori i nemici, serve anche a controllare chi sta dentro. Regola i passaggi, le merci, i movimenti delle persone. È un promemoria costante del potere del trono. Se l'imperatore può piegare le montagne, può piegare anche la volontà di chi le abita. Più la muraglia cresce, più emerge anche la sua fragilità. Un muro può essere alto, lungo, imponente, ma non sarà mai più alto della paura di chi lo ha voluto. Le incursioni dal nord non spariscono solo perché la muraglia esiste. I cavalieri trovano varchi, approfittano dei tratti meno difesi, corrompono comandanti, usano l'inverno per attraversare fiumi ghiacciati. La muraglia rallenta, ostacola, complica la vita agli invasori, ma non è uno scudo perfetto. Lungo il suo percorso nascono torri di guardia a intervalli regolari. Ogni torre è una piccola guarnigione isolata. Dentro vivono soldati che passano mesi o anni lontani da tutto, dormono su tavole dure, mangiano riso semplice, sopportano il freddo e la solitudine. Il loro compito è osservare il cielo, per capire se il tempo aiuterà o ostacolerà un eventuale attacco. Osservare le pianure, per cogliere il primo segno di polvere sollevata da cavalli lontani. Osservare il fumo, per leggere i segnali che arrivano dalle altre torri. La muraglia non è solo pietra, è anche una rete di comunicazione. Sui punti strategici si preparano bracieri e materiali infiammabili. Un fuoco acceso all'improvviso può significare un avvistamento. 2 fuochi possono indicare un pericolo più grande. 3, una minaccia gravissima.
In pochi minuti il messaggio può correre lungo decine o centinaia di chilometri. Una notizia di attacco viaggia così più veloce di qualunque cavallo. Una linea di luci nel buio collega montagne e vallate, permettendo all'impero di reagire prima che il nemico arrivi davvero alle città. Con il passare dei secoli le dinastie cambiano. Alcuni tratti della muraglia vengono trascurati e crollano. Altri vengono rinforzati, ampliati, ricostruiti con tecniche migliori. Ogni epoca aggiunge un livello, nuove torri, nuovi materiali, nuovi percorsi sulle creste. In certi periodi è perfino un paradosso. La Cina viene governata da dinastie che discendono proprio da quei popoli delle steppe che la muraglia avrebbe dovuto tenere fuori. Il muro nato per respingerli finisce per proteggere anche il loro potere. Più avanti, con l'ascesa di nuove dinastie decise a ristabilire il controllo, la muraglia viene ripensata. Non è più solo terra pressata o pietre grezze, si usano mattoni cotti, si progettano sistemi di drenaggio per la pioggia, scale interne per spostare rapidamente le truppe, postazioni adatte anche alle armi da fuoco e ai cannoni. In alcuni tratti la muraglia si trasforma in un vero corridoio fortificato che segue il profilo delle montagne come se fosse una loro estensione naturale. Dall'alto il muro scende e risale, piega e ricompare tra colline e nebbia. Ai suoi piedi campi, villaggi, mercati. Più lontano, verso nord, l'orizzonte delle steppe. Per la popolazione che vive vicino al confine, la muraglia è al tempo stesso protezione, fatica e mistero. È la linea oltre la quale si immagina un mondo diverso, abitato da popoli considerati pericolosi, ma anche essenziali per i commerci e gli scambi. Nel tempo nasce una convinzione che circola ancora oggi. La muraglia sarebbe costruita letteralmente sopra le ossa di chi la lavorava. Non è una certezza storica in ogni tratto, ma descrive bene la percezione che i cinesi stessi avevano del suo costo umano. Per molti, quel muro non è fatto solo di pietra, ma anche di vite. Chi ci cammina sopra adesso, spesso, non pensa a tutto questo. Ma ogni blocco racconta la somma di sforzi, ordini, paure, sacrifici, decisioni politiche e destini personali spezzati. Per secoli la Grande Muraglia è stata soprattutto un confine di lavoro e di guerra. Poi il mondo ha iniziato a guardarla come simbolo. Esploratori, viaggiatori, fotografi, film, documentari, tutti hanno contribuito a trasformarla in una leggenda. E con la leggenda è nata anche una frase ripetuta ovunque. La Grande Muraglia sarebbe l'unica opera umana visibile dallo spazio a occhio nudo. Suona benissimo. Peccato che non sia davvero così. Dall'orbita terrestre, senza strumenti, la muraglia è sottile, confusa tra montagne, strade, fiumi, campi. Non è una linea luminosa che attraversa l'Asia. È una cicatrice nel paesaggio, difficile da distinguere. Ma non è nello spazio che la sua forza colpisce davvero. La sua forza è a terra. Oggi, in alcuni punti, è affollata di turisti. Guide con bandierine, scolaresche, coppie che si fermano a fare foto, persone che salgono ansimando sui gradini ripidi per dire «ci sono stato anch'io». In altri tratti, lontano dai percorsi restaurati, la muraglia è quasi scomparsa.
pietre crollate, torri mezze aperte, erba che si riprende tutto. Per chi l'ha costruita era fatica, ordini, inverno, paura dei cavalieri oltre l'orizzonte. Per noi, oggi, è una domanda semplice. Come hanno fatto a tirare su tutto questo? La Grande Muraglia non ha fermato tutte le guerre, non ha impedito tutte le invasioni, ma è sopravvissuta ai re che l'hanno voluta, agli eserciti che l'hanno percorsa, ai popoli che avrebbero dovuto temerla. Se la vedrai un giorno dal vivo, prova a fare una cosa semplice. Fermati un attimo, smetti di guardare il telefono e alza lo sguardo. Quel muro che si perde tra le colline è la somma di paure, ambizioni, sacrifici e lavoro di milioni di persone di cui non conosceremo mai il nome. Se questa storia ti ha fatto vedere la Grande Muraglia con occhi diversi, resta con me in questo viaggio. Sul canale Eclesso ogni luogo diventa un racconto. Iscriviti e andiamo insieme alla prossima storia.